Ciao a tutti ragazzi dal vostro Avatar, bentornati nella nostra Road to Glory. E allora, come avete potuto vedere, ho già spoilerato nella copertina il mio risultato della Game Week appena terminata. Siamo riusciti ragazzi ad ottenere le due soglie in MLS e in Contender per quanto riguarda la Hot Streaks. Quindi possiamo dire che la nostra strategia di cui abbiamo parlato nel video precedente per il mio modo di guadagnare tramite le hot streaks ha funzionato, almeno finora ha funzionato, perché vinciamo i $3 in cash di MLS più i $6 della Contender. Quindi partiamo subito alla grande col primo step. E da questo momento ragazzi il nostro obiettivo sarà andare alla carica del secondo step, in cui ci saranno in palio $5 più 5 di bonus in MLS e $10 tutti in cash in Contender. Non sarà facile, anzi devo dire che in questo turno abbiamo concesso qualcosa in Contender, d'ora in poi non potremo più farlo, quindi massima concentrazione, perché questi obiettivi ragazzi ci possono essere di grande aiuto per andare a completare la nostra Summer Challenge, che non mi sono dimenticato, con l'obiettivo di ottenere i $500 in cash, quindi tra saldo cash e crediti mercato, entro il 24 di agosto, cioè l'inizio della Serie A. Per il momento andiamo a vedere appunto il nostro saldo, che è di circa €87. Invece i crediti mercato sono 0,0606 di Ethereum, e se andiamo a vedere al cambio in questo momento sono circa 197-198, quindi molto bene ragazzi. A questo punto direi che sommandoli arriviamo a circa €285 totali, quindi stiamo procedendo bene, possiamo dire, verso il nostro traguardo, e speriamo di continuare così. Molto bene. Allora, adesso andiamo invece tra le nostre carte a vedere le novità che ci sono state. Prima di tutto abbiamo acquistato una carta con l'obiettivo di utilizzare i crediti mercato in scadenza. Naturalmente è un portiere, perché sarà utilizzato come abbiamo fatto e come stiamo facendo per la compravendita, con l'obiettivo sempre di sbloccare i crediti, ma magari anche guadagnare qualcosina. Molto bene. Poi abbiamo qualche carta di Contender in Season che già avevamo preso l'altra volta, per cercare appunto di potenziare la Contender e ottenere la soglia, e ci siamo riusciti. E poi qui vedete che ci sono le solite carte dei portieri che avevamo già visto, sempre utilizzati per la compravendita. Ok ragazzi, sono le 20 esatte, e quindi direi che andiamo a vedere i risultati della nostra Game Week. Ci sono delle promozioni, solo una per la verità. Attenzione. Ah, ok, mi sta dando la schermata delle hot streaks, perché mi dice che abbiamo vinto appunto i $3 in MLS e i 6 in Contender. Molto bene, speriamo di continuarla questa serie il più a lungo possibile. Successivo. Ok, riepilogo premi. In questa Game Week abbiamo vinto solo queste essenze, 887 totali, perché abbiamo ragazzi il boost cassaforte del 3%, quindi abbiamo vinto diciamo 27 essenze extra, niente male. Però sicuramente per quanto riguarda il totale delle essenze vinte dobbiamo e possiamo fare meglio con le carte, soprattutto con le carte classic per quanto riguarda All Star ed Under 23.
Ok, procediamo ancora. Dunque adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto nella Game Week appena terminata, 25-29 luglio. Partiamo subito da MLS in season. Ricordiamo quindi che abbiamo vinto la soglia con 387 punti e anche 62 essenze totali. C'è stato il 43 di Sirà, Wagner capitano che fa un doppio decisive e ci dà 97 ma un totale di 164 punti. Chiaramente ragazzi, la nostra scelta, se ricordate dal video sulla strategia delle hot streaks, era proprio quella di mettere Kai Wagner capitano per evitare tutti quei difensori che magari prendono dei votacci di MLS e puntare tutto su di lui, e infatti finora ci ha ripagato. Molto bene Segovia 62, molto bene anche Harvey. Brian White sta incappando invece una serie di partite un po' negative, però lui sappiamo che può dare dei decisive, quindi puntiamo sempre su di lui. Ok, andiamo avanti. Qua ce n'era un'altra di MLS, altre due per la verità MLS in season, ma non abbiamo fatto niente di particolare. Poi c'era la Common, dove neanche lì abbiamo vinto niente. E passiamo allora alle contender. Eccola qui subito la nostra contender che ci ha portato la soglia, e facciamo soltanto 266 punti, ma che sono sufficienti per ottenerla. Allora, però cosa è successo ragazzi? Intanto abbiamo fatto porta inviolata con Kang Young-moo del Seoul, poi un bel 42 con il difensore, ricordatemi il nome, Yang Min-gyu, e poi Kevin Ortiz, ottima partita per lui, bene anche il capitano Lee Jin-yoon, e poi abbiamo sbagliato incredibilmente la carta Classic, cioè l'unica che non potevamo sbagliare. L'abbiamo scelta fra tante disponibili e abbiamo beccato proprio quella che non ha giocato, di Braida. La cosa incredibile è che Inside lo dava al 90% titolare, ma non è entrato neanche un minuto. Poco male ragazzi, perché è stato sufficiente giocare in 4 per vincere la soglia. Naturalmente, come vi dicevo prima, però questo tipo di errori da qui in avanti non potremo più farlo, perché perderemmo la serie nella streak. Ok, andiamo avanti. Altra contender in season, nulla, nonostante l'ottima partita di Kamijima 72, sul quale comunque potremo puntare. E passiamo poi alle Under 23. Allora, prima Game Week ragazzi con Under 23 ed All Star a 7 giocatori. L'ho voluta subito provare facendo un full di 4 squadre, quindi 4 line-up di Under 23. In questa prima vinciamo 258 essenze con l'ottimo Taigata, molto bene Ayala, gli altri un po' meno, devo dire, soprattutto il portiere, però ci può stare. Alla fine 375 punti bastano per un premio comunque interessante e va bene così. Da notare ragazzi che in Under 23 c'erano pochi partecipanti, 6257, quindi questo indica che la concorrenza non sarà altissima in questo tipo di competizione, quindi se ci si attrezza bene in Under 23 si possono veramente fare degli ottimi risultati e ricevere degli ottimi premi. Stessa cosa nella seconda line-up, 258 essenze vinte, quindi parecchie devo dire, con l'ottimo Chris Brady, Byram e Owen Wolf. E qui abbiamo addirittura giocato uno in meno. Devo cercare ragazzi di procurarmi il prima possibile qualche attaccante Under 23, perché col fatto che a giugno molti dei miei giocatori hanno perso l'Under 23, adesso siamo un pochettino in difficoltà, ma solo per l'attacco.
quindi mi basterà prendere un po' di giocatori in quel ruolo e risolvere tutti i problemi. Nell'ultimo invece, vabbè, eravamo anche senza portiere, quindi nulla di fatto. Anzi, l'ultima è questa, anche qui abbiamo giocato senza il portiere e il difensore, quindi niente da fare. Passiamo adesso al discorso arena. Ragazzi, ho voluto provare per la prima volta l'arena, o diciamo Cuphead, quella normale, quindi spendendo solo 100 essenze, proprio perché volevo fare un tentativo per capire che tipo di risposta avrei ottenuto, schierando comunque una formazione piuttosto forte, con Tagaoka che ha fatto porta inviolata, Rodriguez che è uno dei migliori difensori di MLS ma è partito dalla panchina, McGlynn che la sua partita è stata rinviata e qui purtroppo siamo stati sfortunati. Dreyer, il capitano, lo avevamo azzeccato di nuovo, e Brian White che ha fatto male, ok. Quindi purtroppo arriviamo addirittura noni. Allora c'è da dire che è stata una line-up un po' sfortunata sicuramente. Qualche piccolo errore l'ho fatto io, magari puntando su Rodriguez che non era sicurissimo della titolarità. Però diciamo che non sono convintissimo di giocare le arene piuttosto che giocare in Under 23. Chiaramente di sicuro c'è che in arena devi spendere 100 essenze a line up, però devo dire che soprattutto in Under 23 con punteggi buoni, sì, 375, 388, ma non eccessivamente alti, sono andato a vincere oltre 500 essenze solo con queste due line up, quindi non poche. E ragazzi, per vincere 500 essenze in arena devi arrivare primo, e non sono comunque pulite perché sono 400 essenze nette, quindi comunque, cioè, capite che non c'è tutto questo vantaggio, almeno questo è il mio parere naturalmente, nel giocare le arene piuttosto che... Ok, comunque vi aggiornerò sulla mia strategia poi per quanto riguarda le arene. Passiamo adesso alla All Star, dove facciamo qui 418 punti e vinciamo 103 essenze soltanto. Ecco, su questo possiamo discuterne. 103 essenze anche nell'altra con 446 punti. Qui abbiamo combinato un disastro, ragazzi, perché ho messo Messi capitano. Ancora mi credete che non ho capito perché Messi non ha giocato quella partita? Cioè non si è capito se era squalificato, se era infortunato, non lo so. Lo davano 50 e 50, poi non ha giocato. Peccato, perché con una sua buona prestazione qua avremmo fatto un punteggione. Secondo me qui si andava tranquillamente a T1, ragazzi, perché se pensiamo che Messi con un punteggio dei suoi, anche un 70, un 80, non dico un 100, mi avrebbe portato 120-130 punti. Guardate qua, con 120 punti saremmo arrivati a Tier 1, e non voglio pensare se avesse preso un 100, ma anche un 90, avremmo vinto una carta star, e qui mi devo mangiare proprio le mani. Incredibile, va bene. Nell'ultima facciamo 331 e non vinciamo niente, anzi l'ultima è questa. Sono sempre convinto che le line up siano 3, invece sono 4 adesso. E qui facciamo 444, anche qui un gran bel punteggio, però vinciamo solamente 100 essenze. Allora, il discorso che ho fatto prima direi che vale per l'Under 23, ma non vale per la All Star, da quello che vedo. Quindi diciamo che la precedenza nello schieramento va data ovviamente con gli Under 23 e poi alla arena, quindi verrà schierata prima l'arena con i migliori giocatori, e qui bisogna capire quante line up andremo a creare dell'arena, e poi con quello che rimane a questo punto direi di schierare in All Star, perché come sapete, vedete qui i premi dell'All Star non sono più quelli che c'erano fino alla settimana scorsa,
dove si potevano vincere carte e crediti mercato con una discreta facilità, adesso quelli non esistono più. Per vincere una carta devi fare un punteggione, quindi direi che in All Star, visto che c'è tantissima concorrenza, vedete qui 27.500 iscritti, quindi l'All Star sarà quella che lasceremo per ultima e verrà data priorità all'arena. Ok, questo è quello che faremo da qui in avanti, poi ovviamente vi aggiornerò in caso di nuovi cambiamenti, ma i cambiamenti che faccio io, ragazzi, sono sempre legati ai cambiamenti che fa Sorare. È chiaro che se Sorare continuamente cambia il pool dei premi delle competizioni, anche io mi dovrò adeguare. Ok, quindi andiamo a vedere la situazione adesso. Ci sono state accreditate le essenze, quindi abbiamo un totale di 1787 essenze e direi che non posso non andare a darci un'occhiata alla nuova fabbrica delle carte. Allora, sappiamo che servono 1000 essenze, quindi andiamo a craftare la nostra prima carta con la nuova fabbrica delle craft. E allora tiro una carta, vai. Ok, eccole qui le 10 Special Star. Non ci credo. Avrai una carta star assicurata nascosta nel mazzo. Quindi che significa, ragazzi? Che c'è una carta star. Competizioni disponibili: MLS, Argentina, J-League, Jupiler, K-League, Elite Serie e Danish. Allora, abbiamo 9 minuti di tempo. Cosa devo fare? Essenza neutrale al 92%, MLS 8%. Quindi neutrale può uscire qualunque cosa. Vedi, non ho le essenze sufficienti. Adesso mi rimangono 787 essenze. Quindi non posso utilizzare nessun aiuto. Però qui vedete ci vorrebbe il doppio per gli aiuti. Nazionalità, Lega e 2000 essenze addirittura per ottenere le prime 5 carte, ragazzi. Quindi qui ci sarà una carta star, però devo veramente tirare a indovinare perché non posso avere nessun tipo di aiuto. Ragazzi, io chiudo gli occhi e apro una e incrociamo le dita, speriamo bene. Vai, clicca per confermare. Allora, la carta è Adrian Fernandez e non è andata molto bene, ragazzi. Però è un centrocampista contender. Qui c'è, ragazzi, Simon Mignolet. Era questa la carta star? Molto probabilmente, direi di sì. D'altronde una possibilità su 10 era veramente impossibile andarla a centrare. Comunque una carta di un 23enne, andiamo a vedere se adesso è ancora under 23, centrocampista contender. Non ci lamentiamo mai. Ok, andiamolo subito a vedere tra le nostre carte. Ed eccolo qui, Adrian Fernandez, non è più under 23, peccato. Andiamo nella sua pagina. Allora, dunque lui giochicchia, quindi niente di che, però è comunque un giovane. Andiamo a vedere se vale qualcosa, ma non credo. 80 centesimi, va bene così, ragazzi. Comunque ci può essere utile nella contender in season per la soglia. Molto bene. Ho voluto comunque fare per voi e insieme a voi questo primo tentativo per il craft delle carte. È stato comunque molto divertente. Allora, ragazzi, per il momento io ho finito. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Noi adesso ci vediamo nel nostro prossimo episodio della Road to Glory e ricordate, evviva Sorare, evviva il divertimento, ma evviva anche i nostri soldi. Ciao a tutti, bye Avatar!